come ogni viaggio che si rispetti, Flixbus. E adesso direzione Roma. Arrivati a Tiburtina e scesi a Tiburtina, anche se dovevamo andare diretti a Fiumicino perché abbiamo il transfer. Uber. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Questa è la diretta. E abbiamo un grandissimo amico che anche l'anno scorso stava qua, perché lui è romanaccio, quindi deve per forza di cose sempre salutarci. Qualcuno ha chiesto chi era quello vestito di bianco perché dall'altra parte era passato il Papa. Grande Francesco, buon viaggio. Grazie. Cioè, tutto per far prendere questa moto qua? Sì. Bellissimo. Non è la BMW, bellissimo. ma i tedeschi mi stanno, vabbè. Terminal 1 Madrid A44. Il volo ce l'abbiamo, ora 2 ore e 30 per Madrid. T4S. Ed ora navetta per passare dall'aeroporto nazionale all'internazionale. México, Perú, Chile, todo Centroamérica y Sudamérica por aquí. E dopo un pochino di imprevisti per il bagaglio, Ci sei? viaggio della speranza quasi terminato. Adesso andiamo a ritirare i bagagli, incrociamo le dita perché se non ci sono cazzi. La moglie ancora c'è. Fresca come una rosa. E anche le valigie ce le abbiamo. Nuovo abbigliamento estivo, guardate che classe, ma soprattutto che colore. Adesso sono le 7 di mattina, abbiamo 6 ore di differenza rispetto all'Italia. Colazione leggera in stile sudamericano. Guardate il piatto di Sara E guardate la felicità. Un patrimonio. e dobbiamo aspettare le 2 di pomeriggio per prendere il taxi oppure Uber per andare all'appartamento che abbiamo prenotato per i prossimi giorni, Nel frattempo informazioni. per vedere se riusciamo a prendere il chip, ovvero la SIM per il telefono. Ed anche le SIM le abbiamo fatte, poi come arriviamo in appartamento vi diciamo le varie tariffe. Benvenuti a Lima. E benvenuti, 26 gradi! Ed ora Uber al volo per gli ultimi 50 minuti di viaggio. Cargamos todo. Ce la faremo. Ci siamo, ancora non ci crediamo, sono 37 ore di viaggio. Solito ascensore rivestito perché lo utilizzano come secondo ascensore per il trasporto di cose ovviamente. Chiave presa. Dai, dai. E benvenuti nella nostra casina. Per circa 10 giorni. Poi con calma faremo gli onori di casa. Addirittura ci hanno lasciato apparecchiato. Cucina con angolo importantissimo. Qua abbiamo addirittura la scrivania da lavoro Con vista. Ma adesso apriamo tutte le valigie. E soprattutto dopo 2 giorni di viaggio, doccia assolutamente da fare, ragazzi. Però prima una cosa importantissima, voglio condividere il contenuto di questa valigia perché è la più preziosa. Sacche per la tenerona, ma soprattutto l'abbigliamento da moto. Quello che mi interessava erano questi, ovvero i caschi belli imbottiti per evitare qualsiasi tipo di rottura, soprattutto agli interfoni. I soldi come dei narcotrafficanti sono pronti e anche noi lo siamo, speriamo bene. I nuovi caschi che avete visto in un video pippone. Anch'io pronta? Vamos!
le 8:10 di mattina, speriamo che gli ascensori non siano strapieni. Ecco, queste sono le problematiche di Sara Bartolacci, avete capito? Cerchiamo di non parlare delle altre. Il cartello non manca mai, siamo vicinissimi alle Ande e queste sono zone super sismiche. In attesa di Uber si viaggia con una Kia Rio grigio. Intanto vi condividiamo Avenida Arequipa e i suoi clacson. Hola, buon dia. 3583 e dopo 50 minuti siamo arrivati, non ci hanno risposto via WhatsApp, proviamo a chiamare. Buenos días. ¿Cómo está? Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Ya, a ver. Vamos. Mucho sol. Mucho sol. Poquito calor. Sí. Tiene otra moto acá. Sí, ya hemos. No, el problema que hemos tenido es que el carro grande estaba adelante, ¿no es cierto? Mi moto está después. Sí, acá está ahora. Acá, ahí está la mi moto. No, sino que el carro de ella ha pedido ampliación. Ah, ok, perfecto. Entonces, hemos tenido que moverlo. Esta è mi moto. Ah, Perfetta. La moto ce l'abbiamo, speriamo che parta al primo colpo. Ahora tenemos que esperar, ¿no? Sí, Por los la- señores de la SUNAT tienen que venir ellos a verificar para que ustedes salgan. Forse ci Sí, fanno claro. aspettare in un altro luogo, un po' più comodi. Ora tutti insieme togliamo il telo. È lei. Sí, cuando la deja, el forro está limpio, sino que de todas maneras entra tierra. Claro. Ahí debe estar el enchufe, ¿no? Sí, sí. batería. Está aquí. Tenemos dos bolsas, dos valijas. Sí, sí. puede ser. Sí, sí, ahorita que traiga la llave, sí. Sta feliz. Per fortuna che l'ho coperta perché il telo è da nero diventato bianco. Muchissimo polvo. Oh, ragazzi, guardate che bestione. Abbiamo anche recuperato le 2 valigie. Tengo que está acostumbrada. ¿No? Pero esa protege del sol también. Ci hanno fatti sistemare in questo stanzino, ci avviseranno quando gli operatori doganali arriveranno. Abbiamo tempo fino alle 2 del pomeriggio, sono le 9:15 ora. Considerate, per condividere anche l'ambientazione, che non è caldissimo, ma il sole ovviamente è quello vicino all'equatore, quindi ragazzi stiamo sudando come dei maiali. Però la soddisfazione è tanta e non so se ovviamente si riesce a percepirla dal video. Come sempre cerchiamo di fare il nostro meglio, ma penso che per capirle certe cose bisogna assolutamente viverle. Sì, è un misto di incredulità, un po' di tensione e di felicità per essere tornati a riprenderla, era ora. Però ancora facciamo fatica ad esprimere un po' il tutto, anche perché dobbiamo vedere come va a risolversi questa situazione e saremo più felici una volta tornati a casa, a Lima. Ma adesso non andremo direttamente a casa, bensì all'officina perché ho un appuntamento per fare il tagliando alla moto. Oltre al tagliando devo assolutamente cambiare le gomme. Sono le 9:33 di mercoledì 21 gennaio e questa è la situazione. Facciamo un giro dell'appartamentino, muy basico. Una camera. E ovviamente il bagno in comune. Però per tutti i viaggiatori che passassero di qua e avessero poco tempo, questa struttura si trova vicino all'aeroporto, quindi potete lasciare il vostro mezzo qua, andare in aeroporto e quando tornate in pochissimo tempo riprendere il vostro mezzo. Al volo riprendo i miei stivali che avevamo lasciato qua, anche perché questo abbigliamento non è il massimo. Stivali di Sara, belli luridi. Ed ecco i miei che utilizzo da tantissimi anni. Ok, importantissimo, riportiamo il precarico al massimo. Ora andiamo ad aspettare il doganiere al piano sopra. Ci hanno scritto ora, arriviamo.
Acá está, hemos buscado esa. No, yo sí está por acá. Ahora conocemos dónde está. No sé si está por la. Sí, está acá. Nel filtro dell'aereo. Perfetto. Ora facciamo tutti i controlli. ¿Se le pongo la rampa? No sé si lo van a necesitar. Normal, no tengo la rampa. No, non necessito. No, tengo la Pian pianino, ma ce l'ha fatta! Muchas gracias. Gracias a Fue un ustedes. placer. Cuídense mucho. Esperamos. Ci siamo. Perfetto. Ok, passiamo qua. Allora, chi si ricorda come si guida la Tenerona ora? I cancelli del quartiere sono per il momento aperti da questo lato. Vedete i cancelli perché alla sera c'è il coprifuoco. Questa è la situazione. Strana sensazione in questo momento. Come potete vedere siamo in una città desertica. Cancelli ovunque, è il loro modo di proteggersi. Chiaramente nei quartieri più esterni e anche meno abbienti della città di Lima. La frizione stacca in maniera totalmente diversa rispetto alla sorellona. Ora spappoliamoci 59 minuti, situazioni abbastanza borderline anche perché ci troviamo a nord di Lima. Qua ci sono cancelli ovunque, quindi speriamo di non prendere la strada chiusa. C'erano dei poliziotti fermi, come abbiamo visto, ma sembra non ci abbiano detto nulla. Dei crateri in mezzo alla città. Ferrito. Scusate per l'assenza dei guanti, poi li metteremo con calma, capite un attimo la situazione. Non vedo l'ora di portare la moto in officina e in garage. Li abbiamo solo dimenticati. Questo lo devo tirare. Devo tirare lo specchietto. Aspetta, fermo qua. Allora, per tirare questi è semplicissimo perché basta togliere lo specchio. Tieni, praticamente questo diventa la leva per tirare la parte bassa. Non esageriamo che non serve. Ok, dammi lo specchio. Ci siamo. Perfetto. In questi casi temperatura percepita a 180 gradi, la Tenerona già è arrivata a 105, dai che ce la facciamo. Ok,
Intanto vi lascio accesa la camera per vedere un po' la situazione intorno. Avenida Tupac Amaru, re Inca, dal quale sembra abbia preso il nome il cantante Tupac Shakur degli anni 90, statunitense, che Tupac Amaru diventò il simbolo della resistenza agli spagnoli. Nel frattempo lavori in corso, non so se hanno bisogno di una mano, gomme nuove, però qua tutto on the road, giustamente. Comunque la moto sembra andare benissimo. La polizia non ci ha detto nada, quindi cosa molto positiva. Per me hanno visto la treccia di Sara e hanno detto lasciamoli andare a questi due sprovveduti. Comunque la mia treccia è dentro al casco, quindi non l'hanno potuta vedere. Sentite che casino. Ci proviamo. Qui vedo rosso, speriamo di non fermarci. Dai. Questa non è una corsia, ma loro stanno fermi. Qua rispettiamo la normativa Euro 8, quella che entrerà in vigore nel 2030 forse. Guardate come cambia la situazione a livello di strutture, come ci avviciniamo a Miraflores. Tutto molto più curato, ovviamente sempre in relazione al contesto, però tantissimi grattacieli. Alla polizia non frega altamente che noi andiamo in due, ma è importantissimo che siamo quasi arrivati all'officina Yamaha, 400 metri qua alla derecha. Allora 200 metri, qua non si capisce mai chi ha lo stop, qua alla schierda. In teoria ci dovremmo essere qua sulla destra. Questo è il service, ma l'ingresso principale dovrebbe essere lungo la strada. E dopo un'ora esatta di inferno andiamo a chiedere tutti insieme. Guardate che belva, no la moglie, la moto! Addirittura 2 Tenere 700. Queste moto qua è come vedere quasi un Aston Martin in Italia. Un aggiornamento velocissimo, la moto la lasciamo ora. Eccola qua, gli ho detto ma è tranquillo, l'ho aperto? Mi ha risposto stai tranquillo. Mi hanno chiesto quanti chilometri ha la moto, gli ho detto quasi 150.000, quindi sono andati a vedere tutte le cose da fare per quel chilometraggio. Però devo essere onesto, la situazione un po' per empatia non mi è piaciuta più di tanto. Sapete quando sei uno straniero e percepisci che qualcuno se ne vuole approfittare? Comunque l'hanno presa subito, anzi in diretta, vediamo che la portano all'interno. Comunque per il mantenimento, come lo chiamano loro, per questo chilometraggio mi hanno chiesto 1770 soles peruviani, che corrispondono a circa $530. E io giustamente da buon marchigiano barra italiano gli ho detto ma ci stai con la testa? Alla fine ho concluso, cambiamo solo olio e filtro dell'olio. Volevo fare altre cose, ma quelle se riesco le faccio in garage nel nostro appartamento, per cercare ovviamente di risparmiare qualcosina. Adesso sono le 15:47. Io ragazzi sono esausto, quindi torniamo con Uber a casa. Poi con calma vi aggiornerò sul cambio gomme, che non farò qua, bensì in un'officina qua vicino, in quanto grazie ai ragazzi di Continental Italia sono riuscito a reperire le TKC 80 all'anteriore e la classica TKC 70 al posteriore. Per me la migliore combinazione per questa moto, ma anche per il mio modo di guidare la moto stessa, oltre ovviamente alla tipologia di strade che affrontiamo spesso e volentieri qua in Sud America. In attesa di Uber vi dico che sono stanco morto, è un caldo pazzesco, ma poi anche l'adrenalina, il traffico, il fatto che siamo andati prima in un'altra azienda per cambiare le gomme, poi siamo venuti qua, poi devi contrattare. Ragazzi, sembra facile da casa, ma vi posso garantire che per fare questa vita devi avere una passione, una voglia di farla
pazzesca. Ovviamente ci sono tantissime cose positive, ma ci sono anche tante cose dove devi stringere i denti ed andare avanti. Tenerona ritirata, filtro dell'olio Ed olio motore cambiati alla modica cifra di 427 soles. Per voi è passato un secondo, per me 24 ore. Infatti ci troviamo in una nuova azienda. Questa volta Kawasaki, no Yamaha, perché qua hanno le gomme che ho ordinato da casa. Questa è la situazione attuale della gomma posteriore e questa è la situazione attuale della gomma anteriore. Queste gomme hanno 10.000 km ed hanno viaggiato nelle condizioni che voi sapete benissimo. Ora entriamo qua. E cerchiamo di cambiare anche le gomme. Ah, cosa importantissima, dimenticavo, ho portato da casa il cavalletto centrale della moto perché questo aveva preso un colpo pazzesco e si è piegato. Avevo fatto mettere un gommino maggiore in maniera tale che non andasse a battere con il forcellone, ma ora abbiamo tutto nuovo. Quindi speriamo che insieme alle gomme mi cambieranno anche il cavalletto. Anche questo negozio è super fornito, facciamo un giro panoramico. Ovviamente parliamo di moto Kawasaki, qua abbiamo l'emblema, ovvero la Ninja, la Versys 650, posizionata ovviamente in vetrina. Considerate che per loro queste moto sono un po' come una Ferrari per noi italiani. Curiosità, commercializzano caschi HJC, ma a noi interessano le gomme, quindi andiamo da questa parte perché penso anche di averle viste. Guardate che spettacolo, le hanno tutte, sia le TKC 70 normali che le ROX. Queste sono tanta roba per il posteriore, ma per come viaggiamo noi stracarichi avrebbero pochissima durata. Per quanto riguarda l'abbigliamento non conosco questo brand, ma vedo che il concessionario è abbastanza fornito di quad, che a queste latitudini indubbiamente sono i mezzi migliori. Questi caschi sono Shaft, però possiamo dire tranquillamente che HJC la fa da padrone. Per quanto riguarda Shoei Arai, che sapete benissimo ho portato sul canale diverse volte, qua non pervenuti. Qui vedo anche un prezzo, 585 soles, che convertiti in euro sono circa 130-140 euro. Però ovviamente bisognerebbe controllare il modello. E comunque parliamo di caschi in offerta che mi hanno visto con la camera, ora addirittura vogliono creare una sorta di contenuto, perché magari noi italiani che cerchiamo di fare queste cose da queste parti ovviamente per loro è anche un piacere. Questo ragazzo che creerà il contenuto. Con la massima tranquillità mi adeguo a questa situazione, perlomeno ci provo. Le gomme finalmente ce l'abbiamo, TKC 70 al posteriore, ma importantissima TKC 80 all'anteriore. Oramai è una combinazione che abbiamo super testato, quindi non la voglio assolutamente cambiare. Veloce confronto per farvi un attimo vedere la situazione del tassello, soprattutto in questa zona dove al centro non c'è la gomma. Ovviamente l'usura è maggiore. Poi con calma, magari quando le gomme sono state installate, vi racconto anche della nuova generazione del TKC 80, perché purtroppo per una questione di produzione non sono riuscito a reperirle, in quanto adesso ancora non sono disponibili, ma avevo una voglia di testarle pazzesca. Intanto controlliamo la situazione del paraolio, sembra tutto ok, non ci sono assolutamente perdite. Grande Tenerona. E comunque la graticola, per chi ha visto il video, la straconsiglio perché per il trasporto materiale è la miglior soluzione. Guardando nel dettaglio la posteriore, ancora un paio di 1000 chilometri sicuramente li aveva. Ovviamente se guardate è più piatta al centro, perché ricordo ha una doppia mescola. Nel punto di giunzione c'è quasi un salto, ma se considerate quanto è carica la Tenerona, questo è super normale. E comunque anche questa moto monta le TKC 70. Abbiamo cambiato anche il gommino, prima c'era questo, molto più spesso, questo invece è l'originale. E anche il cavalletto nuovo per la Tenerona ce l'abbiamo, assolutamente se lo merita. Lavoro terminato, giro fatto perché dovevo testare il tutto. Guardate dove vi ho portato, ma soprattutto lo skyline di Lima dal mare, pazzesco.
Ma lei è ancora più pazzesca. Guardate quanto è ignorante con queste gomme. Le posteriori le conosciamo bene. E detto questo, forza Tenerona, pronta per macinare ancora tantissimi chilometri, senza ancora sapere se il viaggio proseguirà verso nord, quindi verso l'Ecuador, la Colombia. Ma come anticipato in una live, di 4 frontiere attualmente solo una è aperta per un discorso di sicurezza contro il narcotraffico, oppure verso sud, quindi direzione altopiano boliviano. Per noi è la vita, la sicurezza ovviamente deve venire prima di tutto, ma è altrettanto vero che da queste parti bisogna cambiare un po' il paradigma rispetto a come siamo abituati in Europa.